Nome e cognome. Andrea Dosoli. Descrivi in poche parole cosa fai per Yamaha. Sono responsabile della divisione motorsport di Yamaha Motor Europe, è la divisione che si occupa delle corse quando vengono utilizzate moto derivate dalla serie, quindi motocross e road racing. Cos'è per te Yamaha? Yamaha è un'azienda dalle incredibili opportunità, è un'azienda che mi ha fatto crescere negli anni. Sei pronto per questa intervista? Partiamo. Andiamo. Lei ha vissuto l'evoluzione di Yamaha nel mondiale Superbike. Qual è stata la sfida più grande da affrontare per riportare il marchio al vertice della categoria? Come sai, nel 2011 abbiamo chiuso l'attività sportiva. Quando siamo ripartiti nella seconda parte del 2014 con il lancio della nuova R1 per entrare nel 2015 nel campionato stock endurance e nei campionati nazionali, nel 2016 nel mondiale Superbike, il challenge più grosso è stato quello di ricostruire il gruppo di lavoro, perché le corse sono fatte di tecnologia, ma sono fatte soprattutto da parte degli uomini che lavorano dietro le quinte per dare la possibilità ai nostri atleti, ai nostri piloti di esprimersi al massimo. Quindi rimettere insieme questo gruppo di lavoro è stato l'impegno più grosso. Pensa che siamo partiti nel 2014 con 4 persone e adesso siamo un organico di circa 20 persone solo per l'attività road racing. Qual è stata la gara che più di tutte le ha fatto capire che Yamaha stava tornando ai livelli più alti in Superbike? Mi piace ricordare 2 gare, una in seguito all'altra, se ricordo bene, 2018, Donington, UK, dove Michael Vandenmark vinse entrambe le gare e fu la prima vittoria in Superbike da quando siamo ripartiti per Yamaha e la prima vittoria per Michael. Qualche settimana dopo Brno, primo e secondo, Alex Lowe's e Michael. Allora lì ci siamo detti, ragazzi, ci siamo, possiamo giocarci il titolo negli anni a venire, è solo questione di lavorare sui punti deboli che stavano emergendo. Yamaha ha sempre avuto un approccio ingegneristico innovativo. Se dovesse scegliere una singola tecnologia che ha reso la R1 così competitiva in Superbike, quale sarebbe e perché? Non ho dubbi nell'identificare il Big Bang, il crankshaft crossplane, come un passo importante, una tecnologia che arrivava dalla MotoGP e che ci ha permesso di rendere il motore dell'R1 molto dolce, che ci ha permesso di sfruttare al meglio le gomme da inizio fino a fine gara. L'abbiamo introdotto nel 2009, abbiamo vinto il mondiale con Ben Space e tuttora è una tecnologia che è utilizzata nell'R1 e rende particolare questo modello. La Superbike è sempre stata una categoria in cui l'equilibrio tra regolamento tecnico e sviluppo è cruciale. Come si affronta la sfida di migliorare le prestazioni rispettando i limiti imposti dal regolamento? Sono moto derivate dalla serie, sono moto che vengono sviluppate per i nostri clienti. Quindi ogni motocicletta, che sia Yamaha o di altri brand, ha dei punti di forza e delle debolezze. Dobbiamo all'interno del regolamento esaltare quelle che sono le caratteristiche positive, i punti di forza della nostra motocicletta e lavorare su quelle che sono le aree dove siamo meno forti. Questa è sempre stata la filosofia che abbiamo approcciato per essere competitivi. In Superbike i piloti devono adattarsi a moto basate su modelli di serie. Quali sono le qualità che un pilota deve avere per lavorare al meglio con Yamaha? Questa è una domanda che mi sono fatto, ci siamo fatti tante volte
E ce la siamo fatta anche quando abbiamo investito su un ragazzo giovane che poi ci ha portato a vincere il mondiale nel 2021, che aveva uno stile di guida completamente diverso rispetto ai piloti che avevamo nel passato. Penso di non essere smentito nel dire che alla fine l'R1 è una motocicletta che si adatta a diversi stili di guida. I piloti ovviamente ne devono capire il DNA e i nostri tecnici devono adeguarne il setup per sfruttare le caratteristiche di guida di ogni singolo pilota. Nel 2021 Toprak Razgatlioglu ha portato Yamaha al titolo mondiale. Qual è stato il punto di svolta nel rapporto tra lui e la squadra che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo? Siamo partiti 2020, prima gara, Phillip Island, con lancio di un modello nuovo, perché ti ricordi che nel 2020 abbiamo introdotto un R1 leggermente modificata, con delle modifiche a livello di motore e di body. Prima gara Phillip Island, prima vittoria. Poi abbiamo sofferto di consistenza e costanza dei risultati. Nell'inverno, tra il 20 e il 21, la chiave è stata da parte degli ingegneri, da parte della squadra, di capire cosa effettivamente servisse a Toprak in ogni singola gara. E il risultato l'abbiamo visto poi l'anno successivo. Quindi nel comprendere le necessità del pilota abbiamo svoltato e abbiamo ottenuto quella costanza di rendimento che ci mancava prima. La filosofia Yamaha si basa anche sulla creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivante. Quali sono i valori fondamentali che lei cerca di trasmettere alle persone all'interno del team? Bella domanda, ed è quello su cui ci concentriamo nel nostro lavoro. Quando riusciamo ad avere una visione condivisa, quindi quando tutti i membri della squadra in pista, i membri del gruppo di lavoro a casa, autonomamente agiscono per ottenere lo stesso risultato, allora hai fatto bingo, allora vuol dire che stiamo veramente lavorando come una squadra, senza imporre le cose, ma fare in modo che tutti ci arrivino autonomamente. Quello che noi chiamiamo la shared vision, shared values. Yamaha è una delle poche case che ha avuto piloti rimasti legati al marchio per anni, come ad esempio Noriyuki Haga. Cosa spinge un pilota a identificarsi così profondamente con Yamaha? Il nostro approccio come Yamaha Racing, MotoGP, Superbike, Motocross è sempre stato quello di mettere l'uomo al centro del progetto. Quindi il pilota è l'asse più importante su cui investiamo e quindi facciamo in modo di costruire tutto intorno al progetto sportivo. Quindi i nostri piloti si sentono supportati dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista tecnico, quindi la motocicletta facciamo in modo che evolva in base alle necessità del pilota. Abbiamo parlato prima dell'inverno 2021 con Toprak, che è un chiaro esempio, siamo riusciti a dare al pilota quello che gli serviva in quel momento per poter esprimere il proprio potenziale. Quindi rimettere il pilota al centro del progetto sportivo penso che sia la nostra caratteristica principale. Off records è la chiave di lettura vincente, che però non hanno in tanti. Devi mettere il tuo ego da parte come costruttore, Sì, e soprattutto dal punto di vista ingegneristico. No? sì. La Superbike è una categoria spettacolare con gare combattute fino all'ultimo giro. Qual è stata la gara più emozionante che ha vissuto da responsabile Yamaha? Ovviamente ti devo dire 2021 Indonesia, quando abbiamo vinto il titolo, Triple Crown, una stagione fondamentale per Yamaha. Se ricordo bene, oltre alla MotoGP e il motocross, nel road racing abbiamo vinto Mondiale Superbike, BSB con McKenzie, Moto America con Gagne e con Nakasuga in JSB, quindi una stagione fondamentale. E l'apice nel road racing è stata la vittoria del Mondiale Superbike, quindi
quella gara me la ricorderò per sempre. Però facendo un'analisi dal punto di vista agonistico, quindi quando devo identificare la miglior gara dal punto di vista sportivo, per quello che si è visto in gara, Portimao 2023, quando Toprak e Bautista si sono sorpassati non so quante volte. Quella è una gara che rimarrà nell'enciclopedia del motociclismo, molto probabilmente la più bella degli ultimi 15 anni della Superbike. Pochi giorni dopo a Jerez hanno continuato a battagliare, Toprak finì primo, poi gli è andato qualche secondo perché aveva toccato il verde, però quelle due sono le gare più entusiasmanti dal punto di vista agonistico. Concordo, tra parentesi. Yamaha ha dimostrato di essere sempre aperta a soluzioni non convenzionali, come ad esempio la Niken. Crede che in futuro potremmo vedere innovazioni radicali anche nelle competizioni riservate alle derivate dalla serie? Nelle competizioni derivate dalla serie corriamo con quello che vendiamo. Quindi se andremo ad offrire ai nostri clienti soluzioni innovative, come nel passato abbiamo fatto, come la Nike che tu menzioni, faremo di tutto per correre con queste soluzioni. Però dobbiamo tenere in considerazione due aspetti. Il primo è la direzione che sta prendendo il regolamento FIM e Dorna in Superbike. Una direzione che obbliga i costruttori a offrire pacchetti che siano sostenibili dal punto di vista finanziario per i team. Dobbiamo fare in modo, ed è questa stata un po' la nostra filosofia, dare la possibilità a tutti i nostri piloti, che siano ufficiali, clienti, customer, di accedere allo stesso materiale. La Superbike sta andando in una direzione di calmierare, di controllare i costi. Un altro aspetto che dobbiamo considerare, e quindi potrebbe succedere che vadano a proibire alcune tecnologie esotiche che potrebbero essere costose. Un altro aspetto legato è che il mercato sta andando in una direzione che richiede sempre mezzi più semplici, più facili da gestire, mezzi anche economicamente più accessibili. E noi siamo un chiaro esempio. L'R7 è un modello che sta ottenendo un grandissimo successo. All'inizio ho visto, non è una super sportiva vera, è una moto che invece ti permette di divertirti senza spaventarti. E sullo stesso trend l'R9 che abbiamo appena lanciato. Quindi dobbiamo vedere in che direzione andrà il regolamento e quello che sarà il mercato, perché la nostra filosofia è sempre stata quella di offrire, di sviluppare, di produrre delle motociclette che vadano incontro alle necessità e alle richieste del mercato. Non abbiamo mai sviluppato delle motociclette solo per andare a vincere nel mondiale Superbike. Yamaha è famosa per creare sinergie tra i suoi diversi settori, dalle moto alla nautica passando addirittura per la musica. Ha mai visto tecnologie sviluppate per altri settori influenzare il mondo delle corse? Ci ho pensato e onestamente non mi ricordo di tecnologie che siano state passate da un settore all'altro, molto probabilmente sbaglio, però sicuramente l'approccio che abbiamo in Yamaha, a prescindere in quale settore stiamo lavorando, è lo stesso. L'approccio è quello che noi definiamo con la parola cando, quindi il cercare di superare sempre le aspettative del cliente, di offrire qualcosa di innovativo che possa portare il cliente a dire wow, che bello è il feeling guidando questa motocicletta, o wow, fantastico il motore fuori bordo Yamaha, o il nuovo strumento musicale. Quindi penso che quello che ci accomuna è l'approccio nell'affrontare ogni singolo progetto a prescindere dal settore.
E dove siamo oggi è un chiaro esempio. Ci troviamo nel campus al nord di Milano. È l'unica realtà al mondo dove tutte le diverse realtà di Yamaha, le diverse facce di Yamaha sono ospitate nello stesso villaggio. Quindi abbiamo la musica, abbiamo lo sviluppo delle motociclette con Yamaha Motor R&D Europe, abbiamo la distribuzione con Yamaha Motor filiale Italia, e abbiamo le corse, Weimar e la nostra divisione. Proprio questo campus sono sicuro che stimolerà i nostri ingegneri, i nostri tecnici a sviluppare sinergie, perché già il fatto di condividere gli stessi spazi, avere la possibilità di confrontarsi, è un valore importante, è un valore su cui noi stiamo investendo e crediamo, e porterà nel futuro ad avere collaborazioni sempre più strette, e chissà, se tecnologie possono passare da un settore all'altro, abbiamo fatto un ottimo risultato. Yamaha DX7 ha rivoluzionato il mondo della musica negli anni '80, così come la YZF R1 ha cambiato il mondo delle moto sportive. Secondo lei, qual è stato il momento in cui Yamaha ha introdotto la sua DX7 nel mondo delle corse? Allora, dell'R1 abbiamo già parlato, del crossplane abbiamo detto. Mi piace ricordare l'R6, una motocicletta che è stata introdotta nel 99, se non sbaglio, e dopo 25 anni si è permessa il lusso di vincere l'ultima gara a cui ha partecipato nel mondiale Supersport. È una motocicletta che ha ottenuto 10 titoli mondiali e più di 100 vittorie. È una motocicletta che ha introdotto per la prima volta nelle categorie delle supersportive tecnologie all'avanguardia come il drive-by-wire, e se non sbaglio 2006 a memoria. Quindi sicuramente è una motocicletta che ha fatto la storia, e mi piace ricordarla al lato dell'R1. Con l'avanzare dell'elettrificazione nel settore motociclistico, crede che vedremo mai una Yamaha elettrica competere in un mondiale Superbike? Onestamente penso che l'elettrico sia una realtà consolidata per quanto riguarda il commuting, e abbiamo già dei mezzi disponibili per i nostri clienti. Ho difficoltà a vederla sulla griglia di modelli Superbike, a sostituire l'attuale motocicletta a combustione interna. Yamaha ha un rapporto speciale con i team satellite nel mondiale Superbike. Quanto è importante il contributo di queste squadre nello sviluppo della moto ufficiale? Allora, questo è qualcosa che ho fortemente voluto, e sono stato contento quando nel 2019 abbiamo raddoppiato il numero di piloti in griglia nel mondiale Superbike, e quando nel 21, se ricordo bene, siamo stati in grado di offrire a tutti i piloti contrattualizzati con Yamaha lo stesso identico materiale. Questo è qualcosa nelle corse fondamentale, perché ci ha permesso non solo di velocizzare lo sviluppo della motocicletta da corsa, ma ha permesso anche ai nostri team, ai nostri piloti, ai nostri tecnici in pista di velocizzare la definizione del miglior setup durante il weekend di gara, contando sul fatto di avere accesso ai dati di tutti i piloti Yamaha. Questo è stato un cambio importante nella nostra strategia, e ha pagato e sta pagando, e cercheremo di portare avanti questo approccio. Se dovesse descrivere il passato, il presente e il futuro di Yamaha Superbike con 3 parole, quali sceglierebbe? Penso che innovazione è la prima parola, accessibilità per quello che ci siamo detti prima, quindi dare a tutti i nostri piloti accesso allo stesso materiale, agli stessi dati. E poi direi
global program, quindi un programma che sta diventando globale. Come sai, i rapporti che abbiamo non solamente in Europa con i nostri distributori, BSB è un chiaro esempio, e corrono col materiale che viene sviluppato dai nostri colleghi qui a Gerno di Lesmo, ma stesso discorso Moto America, Australia, Giappone. Quindi è un programma che negli ultimi anni è diventato veramente globale. Se dovessi parlare con l'Andrea Dosoli di inizio carriera, cosa gli diresti? Non solamente ad Andrea di inizio carriera, ma a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono affrontare questo percorso nel mondo del motorsport. La cosa fondamentale è di continuare a crederci e credere nei sogni, perché se lavori forte, se ci credi, prima o poi li realizzi. Vivi una vita piena di adrenalina. In un mondo in rapido cambiamento, quali sono le sfide che ti generano più emozioni? Il mondo in sé è in rapido cambiamento, il mondo delle corse ancora di più. È eccitante, è emozionante cercare di capire cosa possa servire in qualche anno nel mondo del motorsport. Quindi avere una visione ampia sul mercato. Parliamo di moto derivate dalla serie, quindi capire in quale direzione stia andando il mercato, avere una visione e poter dire la nostra nello sviluppo dei regolamenti sportivi e tecnici che possano in qualche modo seguire il trend del mercato. Quindi questi sono gli aspetti più challenging, ma sono gli aspetti più interessanti in questo momento per il ruolo che sto ricoprendo. 3 parole per descrivere la tua storia con Yamaha. Allora, in 3 parole, è sicuramente la passione per le corse, l'amore per le corse che è fondamentale. La voglia di migliorarsi, la crescita personale, ma anche la crescita delle persone con cui lavoriamo, e la responsabilità che mi è stata data e che ci dobbiamo prendere nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte importanti.